Tanto si parte dalla Baia delle Grazie, da dove è il nostro porticiolo Portido, si esce fuori dalla Baia di Le Grazie e si gira subito a destra. Le prime due baie sono militari, quindi non si può entrare ovviamente. Poi si continua e si può girare di nuovo a destra nel canale di Porto Venere oppure intorno all'isola Palmaria. Se si passa dal canale di Porto Venere bisogna andare molto piano, soprattutto quando si passa davanti alla parte del paesino delle Case Colorate. E poi c'è una zona dove non si può ancorare, che è delimitata da una parte da un palo giallo e dall'altra parte dalla fine dell'isola Palmaria. In tutta quell'area non è possibile ancorare. Inoltre, quando uscite fuori da Porto Venere, in tutta la zona dell'isola Palmaria che dà sul mare aperto, ugualmente non si può ancorare. Si può ancorare invece nella parte di qua della Palmaria, dalla parte diciamo verso Levante, e sia nella prima caletta che nella seconda. Si può poi passare all'esterno della Palmaria per uscire in mare aperto e si può anche ancorare tra l'isola del Tino e l'isola del Tinetto. Si può tra le due isole, ci sono dei punti per legarsi, però non è possibile legarsi perché sono per imbarcazioni più grandi, quindi si può solo buttare l'ancora tra il Tino e il Tinetto. Attenzione, perché dopo il Tinetto c'è una piccola secca, quindi sarebbe meglio non passarci sopra, dove c'è anche una Madonnina che si vede sul mare. Poi se si esce da Porto Venere si va verso destra, ci sono tutte le calette diciamo più belle, le rosse, le nere. Si può ancorare sempre a minimo 100 metri dalla costa, come anche in tutte le altre zone che ho indicato precedentemente. Il limite dove ci si deve fermare, perché oltre ci sono le Cinque Terre, è uno scoglio a piramide chiamato scoglio ferrale, che si vede perché è in mezzo al mare. È meglio fermarsi prima di quello perché è la cosa migliore, perché dopo le boie delle Cinque Terre sono difficili da individuare visivamente. Se si vuole andare leggermente oltre quello scoglio, ma poco, sempre passare dal lato del mare aperto, non tra lo scoglio e la terra, perché lì è pieno di scogli. La zona si può ovviamente anche fare tutta la zona dopo il castello di Lerici, quindi quando si esce dalla diga si va verso sinistra, non verso destra. Dal castello di Lerici in giù, diciamo, è tutta una zona molto bella, ci sono tante calette. La seconda caletta dopo il castello di Lerici, che si chiama appunto la caletta, è molto bella, c'è una piccola zona di parco anche lì dentro, però è molto vicina a terra, quindi teoricamente si deve stare sempre più lontani, però comunque è delimitata da una boa gialla e uno scoglio in mezzo al mare. Bisogna stare fuori da questo limite, però si può poi entrare a nuoto per visitarla. Dopo si può vedere Tellaro dal mare, che è molto bello, e tutte le altre insenature, fino ad arrivare poi a delle spiagge di sabbia a Punta Corvo, che anche lì, se uno gli piace la sabbia, ci sono anche quelle. Altra cosa molto importante: non si può scendere andare a nuoto sopra l'isola del Tino, perché è militare. E un altro consiglio: in questa zona della Palmaria, la zona del Terrizzo, ci sono molti allevamenti di cozze, muscoli, e quindi c'è la possibilità di incagliarsi in delle reti sott'acqua con l'ancora, quindi non è consigliabile buttare l'ancora in questa zona, fermarsi in questa zona. Ora vi dico le zone dove potete attraccare e le zone dove non potete attraccare. Le zone dove potete attraccare sono Porto Venere, i pontili della Locanda Lorena alla Palmaria e la zona quando si entra a Lerici, dove c'è il benzinaio di Lerici. Allora, la questione praticamente è: si può attraccare, però chi timona la barca, quindi il capitano della barca, deve sempre rimanere a bordo, a meno che non avete il permesso o del personale del porto, oppure nel caso della Locanda Lorena chiamate il ristorante e gli chiedete il permesso di ormeggiare la barca.
Se non avete il permesso di nessuno, non potete lasciare la barca ferma senza nessuno a bordo, altrimenti vi possono fare una contravvenzione come con la macchina praticamente. Ogni volta vi darò tutte le cartine necessarie per la navigazione e tutte le informazioni per navigare in sicurezza.